Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro e a questo nuovo interattivo. Oggi vedremo i nostri chakra e se sono bloccati, iperattivi o invece l'energia fluisce tranquillamente, liberamente. Ehm, è un video che avevo promesso la volta precedente quando ho spiegato più o meno come riequilibrare, rienergizzare i chakra, e vi consiglio, una volta visto questo video, di tornare a quello indietro, dove appunto spiego come equilibrare i chakra in modo da poter poi utilizzarlo appunto per riequilibrare le vostre energie e i blocchi che vedremo oggi. Come al solito ci sono tre varianti: la prima dell'opale bianco, la seconda del quarzo di rocca e la terza del quarzo rosa. Potete fermare il video, scegliere la vostra variante e poi saltare alla parte che vi riguarda. Come sempre è un video senza tempo, quindi vale dal momento in cui iniziate a guardarlo. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella dell'opale bianco, e vediamo adesso cosa ci dicono le carte per ogni chakra. Questo è il primo chakra, quello della radice, e vediamo che abbiamo il 5 di bastoni. Ci sono appunto delle energie non molto fluide in questo vostro chakra della radice, che è quello che sta appunto più in basso alla fine della colonna vertebrale, perché appunto si nota una forma di lotta, di conflitto, magari con altre persone, ma può essere anche un conflitto interiore, e quindi indica un senso di insicurezza in questo caso del primo chakra, perché il primo chakra è quello che appunto costituisce la nostra base di sostegno. Quando l'energia fluisce in maniera libera, in questo chakra, noi abbiamo un senso di sicurezza, di stabilità. In questo caso non mi sembra tanto, perché appunto c'è questo senso di attacco, di conflitto, di competizione, che appunto limita il vostro senso di sicurezza. Vediamo se le altre carte dei tarocchi danno ulteriori dettagli. E abbiamo il bagatto insieme al paggio di bastoni, e quindi c'è sì un senso di competizione, di lotta nei confronti della realtà esteriore, dovuto appunto a una vostra volontà di costruire un qualcosa, e quindi mettete voi stessi in competizione con gli altri. C'è un nuovo entusiasmo, c'è un nuovo un'aria nuova che tira dalle vostre parti, e volete iniziare un qualcosa di nuovo, e questo vi porta ovviamente a lottare per creare una nuova base. Vediamo poi il secondo chakra è quello che è relativo alla creatività, al senso di piacere, anche alla sensualità. Vediamo, e la socialità. Vediamo che abbiamo l'otto di coppe insieme agli altri due, che abbiamo il 10 di spade e il 3 di spade. E qui appunto c'è una ferita che ancora vi blocca, e vi sentite appunto come un po' traditi, un po' feriti, e questo appunto
vi porta a voler voltare le spalle al vostro passato, alle vostre conoscenze. E quindi direi che questa appunto esperienza passata che vi ancora ferisce ha delle conseguenze negative sull'energia del secondo chakra, che è quello appunto della sensualità, della creatività. Potrebbe colpire la vostra creatività, il vostro desiderio anche sessuale, la vostra voglia di avventure, insomma il vostro spirito avventuriero da un certo punto di vista. Per quanto riguarda invece il terzo chakra, che è quello dell'ego, della sicurezza di se stessi, abbiamo il re di denari che volendo appunto esprime molto bene il senso di sicurezza di se stessi, la stima che uno ha di se stessi. E vediamo che abbiamo il l'asso di spade e il 9 di spade. Dunque, in questo caso io non vedo tanti blocchi, sicuramente avete delle paure, delle ansie, probabilmente dovuto a questi nuovi passi che state compiendo, però avete una forte volontà, una forte determinazione e la capacità di portare a termine i compiti che vi siete prefissati, grazie appunto al re di denari in questo chakra. Quindi tendenzialmente avete tutte le qualità per sormontare l'ansia e possibili paure che voi avete. Non vedo particolari blocchi da questo punto di vista. Vediamo il chakra del cuore, che è quello che appunto riguarda sia la sfera emotiva che sentimentale e le vostre relazioni con le altre persone. E abbiamo il re di bastoni, quindi una energia molto passionale, molto carismatica. Vediamo con le altre carte. Abbiamo il 10 di bastoni accompagnato dall'8 di bastoni, quindi sicuramente molto fuoco. Le vostre relazioni in questo momento sono espresse attraverso molta energia, molta vivacità, molta passionalità, molto carisma. Siete in grado di appunto influenzare gli altri attraverso il vostro entusiasmo e il vostro carisma. Sicuramente avete un senso di affaticamento che riguarda appunto le relazioni con le altre persone, però ci sono anche delle novità che sono arrivate in questo momento a voi, appunto delle reazioni probabilmente nuove, possono essere sia a livello di lavoro che a livello di amicizia che a livello sentimentale, che vi danno un senso un po' di stress, di fatica, però appunto avete non avete particolari blocchi in questo chakra, anzi fondamentalmente siete delle persone molto calde, molto passionali, forse anche un po' gelose, ecco. Può essere, sì, un po' troppo carismatiche, ecco, che vi può portare appunto a eccedere nella vostra passione, ecco, un po' iperattivo, ecco, da questo punto di vista, il chakra del cuore. Poi farò un riassunto perché sennò uno un po', sono tante le carte, non vi ricordate quello che ho detto. Per quanto riguarda il quinto chakra, che è quello della gola, abbiamo il cavaliere di spade,
che è perfetto per questo chakra perché è il chakra della comunicazione nei due versi, cioè se l'energia è fluida e libera, siete in grado di esprimere voi stessi, ma anche di ascoltare gli altri. In questo caso il focus è molto nella vostra volontà di espressione e siete appunto in grado di comunicare le vostre esigenze, i vostri desideri agli altri, come dice il Cavaliere di Spade. E abbiamo il 2 di coppe, in questo caso, insieme alla Torre. Dunque, la vostra comunicazione in questo momento è incentrata sulla relazione con una persona con cui c'è stato magari un periodo abbastanza difficile in passato e anche volendo una rottura e che ancora influenza il vostro rapporto con questa persona, però voi avete appunto una forte esigenza di comunicare con questa persona, di ristabilire i rapporti, di ricostruire qualcosa che si è appunto rotto con questa persona. Potrebbe essere un po' legato a quello che abbiamo visto nel chakra sacrale. Quindi magari la rottura con una persona in passato con cui appunto voi volete comunicare. Magari anche in maniera un po' troppo urgente, nel senso perché il Cavaliere di Spade è un'energia molto veloce, molto movimentata, anche un po' eccessiva, ecco. Vediamo il sesto chakra che è quello della vista e abbiamo il 7 di bastoni. Il 7 di bastoni appunto una carta che esprime un senso di difesa, come se vi vedeste sotto attacco nei confronti di qualcuno all'esterno. Vediamo con le altre carte, abbiamo il Re di Spade e l'asso di denari. Beh, il Re di Spade indica appunto la capacità decisionale, la capacità anche di visione, quindi io direi che in questo caso non avete dei blocchi, siete un po' appunto sotto pressione, un senso di competizione che un po' richiama il caso del chakra della radice, perché appunto avete in mente, volete attuare un nuovo progetto, qualcosa di nuovo nella vostra vita, un inizio però concreto. Vi aiuta appunto questa capacità decisionale, capacità di visione che è rappresentato da il Re di Spade. Ed eccoci arrivati al ultimo chakra, che è quello della corona, che sta un po' sopra la testa e che è un po' il chakra che rappresenta la nostra, il nostro senso di completezza con l'ambiente circostante e la nostra anche spiritualità. Vediamo. Abbiamo il 6 di spade, che indica appunto la volontà di andare verso nuovi confini, nuove spiagge fisicamente, perché c'è appunto qualcuno sopra una nave. Quindi può anche indicare una volontà di andarsene, di viaggiare, ma anche di appunto raggiungere una posizione, una situazione più calma, più rilassata. E qui abbiamo la carta della papessa insieme al 9 di bastoni. Queste indicano appunto che avete una forte mente, cioè una forte intuizione, capacità intuitiva molto, molto forte, che appunto vi permette di
immaginare nuovi scenari, nuovi confini, di connettervi con voi stessi e di proteggervi allo stesso tempo dal mondo esterno quando necessario, che è il rappresentato appunto questo messaggio dal 9 di bastoni. Non vedo blocchi in questo caso, perché proprio il fatto che ci sia la papessa sul chakra numero 8 vuol dire proprio che siete molto intuitivi, che è una delle capacità del chakra numero 7, quindi è proprio estremamente fluida l'energia. Dunque, per fare un po' il punto della situazione, io direi che dei blocchi delle energie li vedo molto sul secondo chakra, dove appunto voi avete questa ferita ancora aperta e che vi condiziona dal punto di vista della sensualità, della creatività, ehm, della, del senso di avventura. Siete un po' bloccati nell'accogliere il piacere nella vostra vita, e sicuramente il chakra della gola, perché non tanto che sia bloccato, ma in questo caso è proprio ehm, iperattivo, ecco. Un altro, perché appunto avete questa esigenza di comunicare con qualcuno che vi interessa dal punto di vista molto probabilmente sentimentale, però siete troppo, avete un po' un approccio troppo urgente, troppo ansioso a questo punto di vista, siete ipercomunicativi, ecco, in questo senso. Un altro chakra che è un po' squilibrato è quello del cuore, perché appunto vedo troppa passione, troppa urgenza di manifestare questa passione, che vi stressa anche, vi fa molta fatica emotiva, e non siete molto equilibrati da questo punto di vista nel vostro cuore, non avete la serenità che vi porterebbe appunto una energia fluida in questo chakra. Anche il chakra della radice è un po' sotto stress, però è più che altro dovuto a una vostra volontà di mettere in piedi un'attività nuova, una situazione nuova, che si nota benissimo anche dal punto di vista del sesto chakra e del chakra numero 3, che è quello del nostro io, dove appunto avete la capacità, avete delle capacità, tutti questi indicano, questi tre chakra indicano appunto che avete una grande capacità di visione, una grande volontà, una grande capacità di decisione e di portare avanti i vostri progetti, e avete dei progetti appunto in mente, che sicuramente con queste belle carte in queste posizioni riuscirete a cioè a porre in pratica, ecco, queste idee che voi avete. Siete molto in connessione con il vostro io interiore, avete però appunto la necessità in questo momento di come dire, un po' isolarvi, andare da parte, stare un po' con voi stessi e proteggervi da quel mondo esterno che considerate un po' aggressivo in questo momento della vostra vita. Appunto, come ho detto nell'introduzione, una volta identificati i chakra che sono iperattivi oppure ipoattivi, cioè che funzionano un po' con i blocchi, potete guardare il video dove spiego come fare a riequilibrare l'energia dei vari chakra. Spero che vi sia stata utile questa lettura, nel caso vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo. Ciao!
Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella del quarzo di rocca. Dunque, vediamo come fluisce l'energia in questi chakra. Il chakra della radice, che è quello alla base della nostra colonna vertebrale, e abbiamo il 3 di spade, che segnala una ferita, una sofferenza, quindi in questo caso abbiamo un blocco. Il chakra della radice è quello che appunto crea il nostro senso di stabilità e di sicurezza. Quindi il fatto che ci sia un blocco può creare delle ansie, anche degli attacchi di panico in certi casi, e comunque un senso di ansia. Vediamo però i particolari con le altre carte. E abbiamo il matto e il re di coppe. Questo senso di insicurezza si esprime effettivamente con la carta del matto, che indica appunto un senso di come se si siete un po' persi. Probabilmente appunto può influenzare anche la vostra emotività, però appunto il re di coppe indica che in realtà appunto facendo leva sulla vostra maturità emotiva, perché siete delle persone molto mature dal punto di vista relazionale ed emotivo, avete raggiunto una certa stabilità, riuscirete a appunto come dire, far passare questo momento di tensione, di ansia dovuto probabilmente a un dolore o una ferita recente, magari una diatriba con qualcuno, ecco, o vediamo un po' poi con le altre carte se si riesce a capire meglio. Comunque in questo caso sicuramente il chakra della radice necessita un riequilibrio, scusate. Allora, il secondo chakra, che è quello sacrale, ha la ruota della fortuna, che di per sé è una bella carta, indica però un cambiamento profondo. E vediamo le altre carte, sono la carta dell'innamorato, degli amanti, e il paggio di denari. Dunque, il chakra sacrale è quello legato alla nostra sensualità, alla nostra voglia di avventura in generale, non solo affettiva, la nostra creatività. E vedo che appunto c'è un qualcosa di nuovo che sta arrivando, che è arrivato nella vostra vita, che appunto eh, crea delle nuove opzioni, probabilmente appunto qualcosa di relazionale, una nuova relazione che crea un nuovo appunto inizio nella vostra vita. Il paggio di denari di solito indica appunto anche un aiuto pratico, una nuova fase anche che ha dei riscontri pragmatici, appunto, quindi non soltanto emotivi. Può anche la carta degli amanti indicare una scelta, come se appunto il cambiamento che è arrivato nella vostra vita attraverso la ruota della fortuna abbia implicato appunto delle decisioni importanti nella vostra vita, che creeranno i presupposti per un nuovo inizio. Comunque in questo caso non vedo blocchi, quindi l'energia è abbastanza fluida. Il terzo chakra è quello dell'ego o del nostro, sì, della stima di noi stessi, mettiamola così, si chiama appunto solare perché è legato al sole. Vediamo un po' e abbiamo di nuovo, è interessante, la carta degli amanti, quindi
Evidentemente questo è un messaggio molto importante che indica appunto delle scelte che dovete fare nella vostra vita. E abbiamo in accompagnamento la carta del 10 di denari e del 5 aspetta che la vediamo meglio, dal 5 di bastoni. Cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente sì, appunto, l'energia è fluida sicuramente, però voi siete concentrati appunto su delle decisioni che dovete prendere, che quindi influenzano sia la parte diciamo più creativa o più come dire i vostri desideri da una parte, sia la vostra assertività dall'altra. Però appunto in questo caso io vedo che sono decisioni che influenzano molto la parte pratica materiale della vostra vita e che possono comportare appunto delle discussioni con altre persone, come implica il 5 di bastoni. Possono essere anche dei conflitti interiori, però in questo caso ho proprio l'impressione che riguardino altre persone. Però appunto, essendo l'energia molto fluida in entrambi i chakra 2 e 3, io direi che non avete grossi problemi a questo punto di vista nel prendere una decisione così importante per voi. Riuscirete a decidere per il meglio, non siete condizionati dall'ambiente esterno, avete una buona stima delle vostre capacità e di voi stessi, e questo vi permetterà appunto di fare i cambiamenti necessari nella vostra vita. Vediamo il chakra del cuore, che è quello che un po' governa le relazioni e i sentimenti e le emozioni. E vediamo che abbiamo l'appeso. È un po' bloccata l'energia, perché l'appeso appunto indica un blocco, in quanto il protagonista della carta ha le mani e i piedi bloccati. Quindi come se non riusciste a esprimere bene le vostre emozioni o vi legate da voi stessi. Vediamo le carte di accompagnamento. Abbiamo di nuovo il 3 di spade, che quindi si ripete, e il 9 di spade. Quindi c'è della sofferenza nel vostro cuore, probabilmente è una sofferenza appunto dovuto a una relazione sentimentale o d'amicizia, o comunque con qualcuno a cui tenete molto, che non solo blocca il vostro lato sentimentale, il vostro lato emotivo, però anche il vostro senso di sicurezza, quello profondo. Quindi vi tocca molto profondamente questa ferita, che viene espressa 2 volte con il 3 di spade. Vediamo il chakra della gola, che è quello che governa la comunicazione, sia nostra che l'ascolto degli altri. E abbiamo l'8 di denari, che quindi è una comunicazione fluida legata soprattutto a lati pratici. Siete delle persone che quando dite delle cose appunto siete seri, non parlate a vuoto, riguardano soprattutto però argomenti pratici. Vi piace appunto essere concreti. Vediamo le carte di accompagnamento. Abbiamo il 3 di coppe insieme al 9 di bastoni. L'energia è fluida, è una comunicazione concreta che voi esprimete soprattutto all'interno del vostro entourage, delle vostre amicizie, del vostro ambiente. La utilizzate sia per ottenere, per concretizzare delle azioni, come accompagnamento delle vostre azioni, insomma una comunicazione concreta, puntuale,
come dire, responsabile, però appunto riuscite attraverso le vostre capacità comunicative di creare anche un bella atmosfera attorno a voi, di avere delle amicizie importanti e appunto dei momenti di rilassamento e di piacere nella vostra cerca di amicizie, come è indicato dal 3 di coppe. È anche una comunicazione che vi permette di difendervi da possibili attacchi. Non siete delle persone appunto che non riuscite a usare le parole per difendervi dall'esterno, anzi al contrario, riuscite appunto a rispondere a tono in tutte le situazioni. Vediamo il chakra numero 6, che è quello della vista, ed è il 9 di denari, quindi avete sicuramente una visione concreta della vita, avete dei piani per essere anche autonomi da questo punto di vista. Vediamo che è accompagnato dal 10 di spade e dal 10 di coppe. Dunque, queste sono carte molto significative, perché appunto sono 2 10, quindi il chakra numero 6 è quello di una persona che governa la visione di una persona, anche la maniera cerebrale, mentale, come agisce, e come pensa, e in questo caso sicuramente siete delle persone concrete che riescono ad avere delle idee soprattutto incentrate sulla parte materiale. In questo momento c'è un po' c'è una ferita, appunto, vi sentite un po' traditi, però riuscite a andare oltre, grazie appunto a questo 9 di denari, che è una carta molto concreta, e anche al 10 di coppe, che è una carta che vi permette appunto di appoggiarvi al vostro ambiente, come se comunque voi vedete davanti a voi un supporto che vi permette di andare oltre questo senso di questa ferita aperta, questo senso di anche di come dire, di tradimento che potreste aver subito, perché il 10 di spade indica anche insomma appunto un attacco alla schiena, ecco, come si nota da questa carta. Quindi insomma potrebbe anche indicare per alcuni di voi una ferita dovuta a un tradimento, o comunque qualcosa che non avete trovato un'azione non seria nei vostri confronti. Ciò nonostante riuscite a andare oltre e appoggiarvi appunto sia sulle vostre risorse materiali che sulle vostre risorse emotive, e le persone accanto a voi che vi circondano e vi fanno sentire appunto aiutati in questo senso. Il chakra numero 7 è quello della corona, che sta un po' sopra la testa e esprime il modo con cui noi esprimiamo sia la nostra spiritualità, sia il nostro stare al mondo, se siamo meno in connessione con ciò che ci circonda. E vediamo che abbiamo il 10 di bastoni, che è una carta di fatica, siete un po' sotto stress. Vediamo un attimo con le altre carte. Abbiamo il paggio di coppe e il 7 di denari. Avete piantato appunto dei semi, state aspettando, è un percorso nuovo per voi,
di cui sapete un po' poco e questo vi stressa parecchio. Quindi in questo caso io direi che questa energia non è proprio equilibrata. Per fare un sunto, per capire bene com'è la situazione generale, io direi che dovreste riequilibrare le energie del primo chakra e del 4, quello il chakra primo della radice, il chakra quarto del cuore, perché entrambi sono sotto stress. Il chakra del cuore proprio c'è un momento di blocco emotivo, siete ancora feriti da un evento passato di tipo probabilmente sentimentale o comunque relazionale che vi non riuscite a superare, e che blocca appunto l'energia che scorre attraverso questi due chakra che vanno sicuramente riequilibrati. E poi il settimo, perché siete sicuramente sotto stress, avete delle decisioni importanti da prendere, avete delle cose nuove su cui lavorare e questo vi stressa. Probabilmente magari oltre ai suggerimenti che ho dato in un precedente video potrete fare della meditazione o comunque avete bisogno di recuperare le energie. Questo trauma che vi portate dietro influenza anche il vostro senso della vista, cioè potrebbe non, come dire, far diminuire la vostra concentrazione, però in questo caso io la vedo abbastanza fluida l'energia, quindi non lavorerei tanto su questo chakra. Quindi ripeto, il primo, il quarto e il settimo. Sicuramente potete utilizzare i suggerimenti che ho dato nel video precedente quando parlo dei chakra, vi lascerò il link qui sopra e spero che questa lettura vi sia stata utile, vi abbia dato dei spunti di riflessione. In caso vi invito a mettere il like al video, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza opzione, quella del quarzo rosa. Dunque, vediamo il primo chakra, che è quello della radice, alla base della spina dorsale e che esprime il nostro senso di stabilità e di sicurezza, radicamento anche. E abbiamo l'imperatrice, che è una bellissima carta. Quindi voi avete delle radici molto profonde, molto stabili e che vi permettono di portare frutti nella vostra vita, di crescere e di creare. È molto bella. Vediamo un po' i dettagli con le carte dell'altro mazzo di tarocchi. Abbiamo il 6 di denari e il 2 di spade. Voi dovete appunto prendere probabilmente una decisione che potrebbe riguardare una partnership, un partenariato con qualcuno o comunque di scambiare delle attività, delle energie, un dialogo con un'altra persona per appunto però è appunto un dialogo, uno scambio di energia che implica uno scambio materiale, nel senso non è semplicemente un dare tanto per, è un do ut des, cioè un dare per ricevere, creare un equilibrio, un rapporto equilibrato con altre persone che vi permettono appunto di creare dei risultati per voi stessi, come appunto dice l'imperatrice. Questo probabilmente implica delle decisioni da prendere, che non sono magari facili perché appunto
possono influenzare dei progetti che avete in mente, che riguardano appunto il vostro senso anche di sicurezza, di stabilità. Però nell'insieme direi che avete tutta l'energia necessaria per farlo, perché non vedo blocchi di alcun tipo in questo caso. Il secondo chakra è quello che governa la nostra intimità, la nostra sensualità, ma anche la creatività, il senso dell'avventura, il voler prendere rischi. Vediamo un attimo. E abbiamo il 4 di denari. Il 4 di denari è legato a un senso di stabilità, però magari appunto quando si parla di sensualità, di creatività, di prendere rischi, potrebbe anche un po' limitare l'energia di questo chakra. Vediamo un attimo con gli altri tarocchi. Abbiamo il mondo e il cavaliere di spade. Io direi che appunto c'è un certo blocco qua, siete un po' frenati dal punto di vista della creatività, è come se si fosse chiuso un ciclo e, non vi sentite appunto avete dei problemi appunto a esprimere la vostra creatività, siete un po' frenati da questo punto di vista. Il 4 di denari insieme al mondo in questo caso potrebbe appunto indicare che avete raggiunto una tale stabilità che però appunto può diventare noia per un certo punto di vista, ecco. E avete voi un po' questa esigenza di cambiare, ehm, di portare dell'aria nuova nella vostra vita con il cavaliere di spade. Vediamo un attimo gli altri chakra, poi casomai ci torniamo. Il 3 è il chakra dell'ego, ovvero del nostro senso di sicurezza, della stima di noi stessi, e abbiamo il carro, che è una bellissima carta proprio che rappresenta il terzo chakra, perché appunto è la carta della decisione, della conduzione del carro del vincitore, della biga, no? Un po' romana. E quindi sicuramente è un'energia fluida che si esprime infatti anche con la carta delle stelle, come se riusciste a realizzare i vostri desideri, però appunto siete ancora alla ricerca di qualcosa, della strada da percorrere. Volete appunto fare un cammino deciso, avete delle idee in testa, sapete che potete riuscire a appunto condurre la vostra vita dove volete, però appunto state in questo momento isolandovi, cercando effettivamente una risposta alle vostre domande, perché questa risposta vi permetterà di decidere la direzione da prendere. Poi si richiama al 2 di spade precedente, quindi dovete creare delle cose, dovete decidere in che settore, probabilmente in che direzione prendere per appunto creare ehm, le basi per una fase nuova nella vostra vita. Vediamo il chakra del cuore, che è quello che governa le nostre relazioni, la nostra emotività, e abbiamo l'appeso. È una carta che indica un momento di fermo, di blocco, perché appunto le mani e i piedi sono avvinghiati da in questo caso delle piante, dell'edera, e quindi indica appunto una energia non fluida.
abbiamo in accompagnamento il Cavaliere di Denari e il Paggio di Spade. Il Cavaliere di Denari appunto è un'energia lenta, molto pratica, quindi assolutamente non proprio congeniale con l'emotività, le emozioni, i sentimenti. È come se appunto prendeste, aveste molto cautela in questo momento dal punto di vista affettivo e soprattutto siete un po' sulla difensiva, come dice anche il Paggio di Spade. Quindi c'è un blocco dal punto di vista sentimentale ed emotivo che frena appunto le vostre emozioni, magari anche la vostra vita sentimentale. Siete molto sulla difensiva e soprattutto utilizzate molto la testa in questo momento della vostra vita. Vediamo il chakra della gola, che è quello che riguarda la comunicazione con gli altri, e abbiamo il 7 di denari, che indica una comunicazione pratica e soprattutto, come dire, ponderata anche in questo caso. Vediamo, accompagnata dalla Regina di Denari e di nuovo dal 7 di denari. Questo è molto importante perché queste due carte insieme rafforzano il messaggio del 7 di denari, appunto in questo caso. Cosa vuol dire? Che state utilizzando in questo momento la vostra capacità di comunicazione per portare avanti dei progetti che appunto necessitano molto tempo per svilupparsi. Molto probabilmente sono i progetti che influenzano anche il primo chakra e il terzo, e voi state appunto pazientemente cercando di creare qualcosa di nuovo per voi stessi, però appunto con molta pazienza, molta disciplina interiore. È una comunicazione focalizzata su questo in questo momento. La Regina di Denari indica appunto una forza che vuole creare un ambiente costruttivo attorno a sé, un ambiente florido, fruttuoso. Per me è un po' la carta che corrisponde alla imperatrice, perché è un po' come la madre terra, qualcosa che ci cura, che ci fa crescere, che ci nutre, ecco. E voi avete questo focus in questo momento: nutrire il vostro ambiente in modo che permetta di far crescere dei semi che avete piantato. Il sesto chakra è quello della vista, quindi la nostra capacità di concentrazione, la nostra capacità di visione, e vediamo che è molto fluida l'energia qua perché avete la Regina di Coppe. È una regina che indica anche una capacità intuitiva da parte vostra. Siete quindi delle persone molto empatiche e molto intuitive. Questo vi permette appunto di avere una visione molto ampia della realtà che vi circonda, e confermato dalle carte che l'accompagnano, che in questo caso è l'Asso di Coppe, poi che ci abbiamo, ma anche l'Imperatore. Cosa vuol dire? Vuol dire che la vostra visione di voi stessi e della vostra realtà è sicuramente molto empatica, molto intuitiva, e vi permette di creare però anche le vostre regole, la vostra realtà in maniera ferma. Perché l'imperatore è una persona che riesce a
essere un leader, quindi condurre la propria vita, i propri progetti, la propria visione. E quindi nonostante la vostra naturale capacità empatica e intuitiva, non vi lasciate, non lasciate che assorbiate le influenze delle persone attorno a voi, riuscite a mettere dei paletti, a difendervi da attacchi anche esterni, magari insomma dagli altri che appunto vorrebbero magari influenzarvi. Invece voi riuscite appunto a gestire la vostra vita, i vostri progetti in maniera autonoma. L'ultimo chakra è quello della corona, che sta un po' sopra la testa e che esprime come noi ci sentiamo nel nostro ambiente, se ci sentiamo completi, interconnessi con il nostro ambiente, esprime anche le nostre esigenze più spirituali. E vediamo che abbiamo di nuovo il cavaliere di denari, come abbiamo visto nel chakra del cuore, accompagnato in questo caso dal 4 di bastoni e dal 7 di bastoni. Dunque, anche qui voi state ponderando delle cose, state prendendo il vostro tempo, avete anche qui molta pazienza, siete delle persone molto concrete, volete come visione, diciamo, spirituale della vostra vita, volete comunque un ambiente sereno, rilassato e sicuro, e per questo sapete che dovete comunque lavorare, porre in pratica delle azioni, anche magari competere con altre persone nel vostro campo di azione. Avete la possibilità di farlo, avete le capacità per farlo, perché siete molto molto concreti, molto determinati, molto come dire, costanti nelle vostre. Una volta avete preso delle decisioni, dà proprio l'idea che la seguite e non avete alcun problema a realizzare i vostri obiettivi. Vediamo di fare un sunto, perché sennò non chiariamo la situazione dei vari chakra. Dunque, il blocco, dei blocchi ci sono sicuramente a livello emotivo nel quarto chakra, la cui energia va sicuramente resa più fluida, e per il resto lavorerei un po' anche su il secondo, perché anche lì vedo un po' troppa stabilità. Di solito il chakra della sacrale ha bisogno di più energia, di più movimento, di più fuoco, ecco. In questo caso vedo molta stabilità. Ecco, in generale io vedo molta stabilità nella vostra vita in questa fase. Dovete prendere una decisione, però appunto potete prenderla senza alcun problema, avete dei progetti in testa, avete molta pazienza per realizzarli, avete la capacità, la costanza, la determinazione per realizzarli, quindi a questo punto di vista io non vedo alcun problema. C'è questo blocco appunto emotivo, e magari questa stabilità blocca un po' il vostro senso creativo, ecco, che dovrebbe essere un attimo un po' più libero di esprimersi. Quindi io mi focalizzerei nel vostro caso sul secondo e quarto chakra, per il resto io vi vedo molto molto fluidi. Bene, io spero che questa lettura vi sia stata utile, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto di attivare la campanella per non perdere i prossimi video, e di vedere il video dove spiego come sbloccare e far rifluire l'energia nei vari chakra, e il link ve lo metto qui sopra.
e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!